Sì, ma come posso arrivare a Dio? Qual è la via da percorrere per trovarlo? Perché ad un certo punto della tua vita capisci che non ti basta più la parola della tua catechista, che ha una fede granitica e che non ha mai avuto un dubbio che fosse uno sull'esistenza di Dio. Che donna! Crescendo ti vengono giustamente delle domande e vuoi trovare le tue risposte su tutto. Come nascono i bambini? Come posso capire se questo è l'amore vero? Qual è il mio posto nel mondo? E come posso trovare Dio? Dio? Ah, se ti fa problema la parola Dio perché non credi o perché hai litigato con la catechista, sostituisci il termine Dio con senso della vita e la sostanza rimane quella. Come posso andare verso il senso della mia vita? Bella domanda. E purtroppo non può esistere una risposta preconfezionata, un tutorial che ti spieghi per filo e per segno come fare. Non tanto perché sia difficile, è molto più difficile fare il cubo di Rubik che arrivare a Dio, ma perché è una cosa personale, eppure Dio è personale, cioè non è un oggetto che sta lì immobile in un punto preciso che puoi raggiungere con una mappa o col navigatore. Vabbè, le cartine non si usano più oggi. Al massimo ci sono delle vie da percorrere che potrebbero portarti dove vuoi arrivare, delle indicazioni, come quando chiedi la strada a un passante e ti dice sì, è là in fondo, ma non c'è neanche un cartello, no, fidati, è di là, da quella parte, vabbè, e ti fidi. Ad esempio potresti arrivare a Dio seguendo la via dei sensi, vedendo, toccando, ascoltando, gustando, cosa manca? Odorando quello che ti circonda, puoi accorgerti che la realtà ti porta più in là ed è l'occasione per incontrare colui che l'ha creata, un tramonto sulla spiaggia, la lasagna della domenica a casa di nonna, il canto degli uccellini alla mattina presto. Insomma, tutte le cose belle che hai intorno a te ti possono condurre a scoprire e a gustare il senso che le abita. Oppure potresti arrivare a Dio seguendo la via della ragione. Come i filosofi e gli adolescenti di tutti i tempi, dentro di noi abbiamo delle domande che reclamano una risposta. Ma io da dove vengo? Cosa c'è dopo la morte? Esiste un Dio che ha creato tutto? Eccetera, eccetera, eccetera. E allora ti arrovelli la mente, chiedi, dubiti, domandi, capisci, poi non capisci, ti fai un'altra domanda. Ma no! Ma d'altronde la nostra ragione è fatta proprio per cogliere la verità e finché non la trova non smette di cercarla. Così, mentre cerchi di trovare un senso alla tua vita, potrebbe arrivarti una risposta in grado di illuminare tutto il tuo percorso e quello potrebbe essere il passaggio di Dio. Infine potresti arrivare a Dio per la via dell'amore. Questa forza presente dentro di noi, che ci spinge fuori di noi, è l'unica che ci rende veramente realizzati e felici. Puoi avere tutto dalla vita, ma se ti manca l'amore, ti manca l'unica cosa che conta davvero e non riesci a trovare il senso di niente. Quando invece ami e ti senti amato, puoi finalmente sentire che la vita è bella, è giusta, è vera e puoi sentire che quell'amore che dà senso alla tua vita è parte di un amore più grande che muove il mondo intero e che se lo chiami Dio, beh, allora è proprio Lui. Eccolo. Queste sono solo delle indicazioni. Se esiste, sicuramente Dio passa per la via dei sensi, della ragione e dell'amore, però non è detto che sia facile riconoscerlo, anzi, a volte su questa strada ci perdiamo, cadiamo e malediciamo pure chi ce l'aveva consigliata. Nel Vangelo c'è un punto in cui Tommaso, uno dei 12, si lamenta con Gesù e gli fa: ma come possiamo conoscere la via per arrivare a Dio? Non so se avesse già provato le 3 indicazioni di prima, forse sì, ma a quanto pare non lo avevano portato da nessuna parte. Infatti sembra quasi stizzito. Hai presente quando non riesci a trovare la strada e ti incavoli? Allora Gesù gli risponde: Tommaso, carissimo, io sono la via. Spam! Io sono la via, la verità e la vita. E sembra bello convinto quando glielo dice. Se vuoi arrivare a Dio, la via più diretta e più veloce da seguire è la vita di Gesù, che è un uomo che si è fatto incontro a noi uomini nel nostro cammino verso Dio e verso il senso della vita. È come se ad un certo punto, mentre stai ancora vagando alla ricerca della tua meta, un tizio ti venisse incontro e ti dicesse: ti ci porto io, vieni con me. Ma io stavo seguendo le vie dei sensi, della ragione, dell'amore. Fidati che se segui me imbrocchi tutte e 3 le vie e arrivi a destinazione in un istante. Con tutta la sua vita Gesù ci ha rivelato Dio in un modo che noi uomini potessimo comprendere, ossia attraverso la sua umanità che è fatta di sensi, di ragione e di amore. E qui non c'è tanto da ragionare. Se Gesù ti dice io sono la via verso la verità che dà la vita, io sono la via, la verità e la vita, devi solo scegliere: o torni indietro o provi ad andare con lui. In ogni caso, se davvero stai cercando Dio e il senso della vita, sappi che la via per arrivare a destinazione non è una strada da seguire, ma una persona da incontrare. Gesù si è fatto avanti, adesso tocca a te fidarti.